Ciao a tutti! Oggi ho preparato una torta gelato super golosa! Questa torta è facilissima e sono sicura che vi farà fare una bella figura nelle vostre occasioni speciali. Per la sua decorazione mi sono ispirata un po' alle torte che ho visto sul web, ma poi ho scatenato tutta la mia fantasia ed è quello che dovrete fare voi quando la preparerete. Volete vedere la ricetta? Seguitemi! Imburrate uno stampo da 20-22 cm di diametro e poi foderatelo con un foglio di carta da forno. Per la base io ho utilizzato dei biscotti digestive perché mi piacciono, hanno quel pizzichino di salato che non guasta mai nei dolci, ma voi potete scegliere quello che volete, magari anche avanzi di biscotti nel vostro barattolo di cucina. Spezzateli un po' per aiutare le lame. Unite lo zucchero di canna e riducete tutto in polvere. Unite il burro che avrete precedentemente fuso e amalgamate bene. Versate il composto sul fondo della teglia e appiattite bene con l'aiuto di un cucchiaio, di un fondo di un bicchiere o anche di un batticarne. Mettete in frigorifero. Versate in ciotola la panna bella fredda, il mascarpone, il latte condensato. E ora vi ricordate il trucco della pellicola? Ricoprite la vostra ciotola, fate una piccola incisione ed inserite le fruste, così i vostri spruzzi non se ne andranno per tutta casa. Quando il composto è parzialmente montato, unite il cacao ben setacciato. Mescolate prima con la spatola e poi date un ultimo giro di fruste. Se vi piace l'idea del cacao, allora fate come ho fatto io, altrimenti potete togliere il cacao e la vostra torta sarà tutta panna. Dividete il composto in ciotola e versatene la prima metà sul fondo di biscotti. Distribuite bene e andate a farcire l'interno con delle scaglie di cioccolato che avrete tritato precedentemente e anche un pochino di nocciole. Ricoprite il tutto con la crema rimanente, livellate con l'aiuto di una spatola. Create un motivo di vostro gusto e mettete in freezer dove dovrà rimanere almeno 3-4 ore. Ora prepariamo lo sciroppo al cacao. Questo sciroppo è meraviglioso perché dura in frigorifero anche un paio di settimane e lo potrete utilizzare anche dopo per i vostri gelati, per la vostra frutta. Io vi consiglio di tenerne sempre una dose pronta. Versate in pentola il cacao, lo zucchero, l'estratto di vaniglia che io aromatizzo con un cucchiaino di rum e poi andate ad unire acqua tiepida. Mescolate bene e mettete il composto sul fuoco, dovrà sobbollire per 2-3 minuti. Lo sciroppo è pronto. Travasatelo in un contenitore e fatelo raffreddare. Ecco qui la torta, scaldiamo leggermente i bordi, basterà anche il palmo della nostra mano. Aiutiamoci anche con una paletta e voilà! La torta è estratta. Ponetela sul piatto di portata e versate al centro un po' di sciroppo. E ora è il momento della decorazione. Scegliete i dolcetti che vi piacciono di più e iniziate a montarli sulla torta. Se volete andare sul sicuro, fate come faccio io. Mi preparo un piatto della stessa dimensione della torta e poi faccio la composizione sul piatto. In questo modo riuscirò a capire quali dolcetti mettere e come metterli. Poi, quando la composizione mi piace, la fotografo e questa fotografia mi sarà di ispirazione per la decorazione della torta. Parto creando una base e poi comincio ad arricchirla. Pian piano aggiungo dolcetti, fino a trovare la decorazione preferita. Naturalmente questa torta si conserva nel congelatore. Tiratela fuori una mezz'oretta circa prima di servirla e poi gustatevela tutta. Vi do un consiglio. Prima di iniziare a mangiarla, chiamate tutti i bambini di casa e fateli prendere con le loro mani tutti i dolcetti che stanno sopra. Per loro sarà un divertimento e per voi dopo sarà molto più facile tagliare la torta. Se vi è piaciuto questo video mettete un like qui sotto, condividetelo ed iscrivetevi alla mia pagina. Grazie!